Era da un po' di tempo che volevo raccontarvi la storia dello snowpark di Mottolino e mentre cercavo esattamente come raccontarvela ho trovato un proverbio tibetano che dice: laddove sei felice, sei a casa. Quindi questa è la storia dello snowpark di Mottolino, questa è la storia di casa mia. E come le migliori storie, anche questa inizia con C'era una volta. A partire da oggi, con una serie di 11 puntate, vi farò vedere come lo snowpark del Mottolino è passato da essere quello che avete appena visto, un salto e un pipe, ad essere uno degli snowpark di riferimento a livello internazionale. Di questa serie uscirà un episodio ogni 2 settimane, per essere precisi di giovedì, qui sul mio canale e sulla pagina Instagram di Mottolino in versione leggermente abbreviata. Vi consiglio di seguire la pagina del Mottolino su Instagram. Quindi, ricapitolando, 11 puntate ogni 2 settimane, di giovedì. E qual è il modo migliore per non doversi segnare tutte le date sul calendario? Semplicissimo, iscriversi al canale. Per voi è gratuito, però per me fa una differenza enorme perché mi aiuta a portare contenuti sempre migliori sul canale, quindi vi lascio 3 secondini per iscrivervi qua sotto. In questa serie, oltre alla mia voce, sentirai anche la voce di alcuni dei protagonisti della storia dello snowpark di Mottolino e preparati ad alcuni aneddoti spaziali assurdi, non ho aggettivi per definirli, sono cose folli. Ti faccio solo un piccolissimo spoiler. Snowpark Mottolino, stagione 2000-2001. È in corso il Tour Sprite, che prevedeva una serie di eventi allo snowpark appunto sponsorizzati da Sprite. Ad un certo punto, non si sa perché, non si sa come, una motoslitta, senza nessuno sopra, si fa tutta la pista di 3 palle fino in fondo, che è lunga 800 metri, quindi non proprio poco. Adesso immagina di essere seduto comodamente sulla seggiovia e ti vedi questa scena dall'alto, o peggio ancora di essere sulla pista, stai sciando e ti sfreccia di fianco una motoslitta impazzita al doppio della tua velocità e finisce per schiantarsi contro le reti in fondo alla pista. Immaginati se no di essere l'organizzatore dell'evento, che per un paio di minuti ha pensato che quello sarebbe stato l'ultimo evento che avrebbe organizzato in vita sua. Oppure immaginati di essere seduto in cima al park, magari di essere quello che ha parcheggiato la motoslitta a caso e che per un bel po' di tempo ha pregato che non stesse succedendo niente di grave. È chiaro che a pensarci adesso fa sorridere e al giorno d'oggi una cosa del genere non potrebbe mai accadere, ma io mi sono veramente chiesto, ma se fosse successo qualcosa? Ecco, non lo so e non voglio neanche pensarci. Torniamo noi, anche perché prima di iniziare è giusto rispondere a 2 domande. Forse la prima delle 2 è scontata, non lo so, comunque la domanda è questa. Che cos'è uno snowpark? E come dice la definizione in questo libro, snowboarding, c'è anche la versione dello sci, ma ci arriveremo più avanti, un insieme di strutture in sequenza dedicate alla pratica del freestyle. Una serie di salti, spine, rail e qualunque possibile ostacolo possa stimolare la fantasia del rider a compiere evoluzioni acrobatiche durante la fase di volo, dette trick. Ecco, quello che voglio raccontarvi è proprio come Mottolino ha messo in pratica questa definizione. E attenzione, questa storia inizia nel 94, per cui la maggior parte mi è stata raccontata. Io sono del 97 e nel 94 i miei si erano forse appena conosciuti. Perciò in questi video vi parlerò di che cos'era lo snowpark di Livigno nel 94, se di snowpark si può parlare perché raga l'avete visto. Un pipe e un salto, pipe costruito con rastrello e ferro del fieno, cose veramente pazzesche. Però una cosa va detta, perché in quegli anni il salto poteva non esserci, ma il pipe era fondamentale, era la cosa più figa che esistesse. Poi vi parlerò dei primi eventi come i campionati italiani del 1996, le varie edizioni di Hit the Gap, tra cui l'ultima del 98 in cui ci sono stati per la prima volta degli skier. Poi il River Jump, Nine Nights e tutti gli altri eventi internazionali. Ci saranno video in cui ti parlerò di che cos'è uno snowpark, di come è fatto, di cosa c'è dietro la sua costruzione e di che cosa c'entra la Renault Laguna. Fidati, la Renault Laguna c'entra. Adesso però la seconda domanda, perché se la prima domanda è che cos'è lo snowpark, la seconda è giusto che sia che cos'è lo snowpark per me. E perché ho deciso di fare questa serie di video proprio adesso? Ve l'ho già detto, lo snowpark è casa mia, è dove sono cresciuto, dove mi sento libero, dove so di incontrare amici ogni volta che decido di andarci. Forse vi sembro un po' troppo romantico, va bene, preparate i fazzoletti però perché non ho finito. Allo snowpark sono letteralmente cresciuto.
come atleta e come persona. Ho pianto, ho riso, mi sono incazzato, sono caduto tanto e mi sono rialzato. John Ruskin ha scritto che gran parte del carattere di ogni uomo può essere letto nella sua casa. E allora, se lo snowpark di Mottolino è casa mia, per conoscere me dovete conoscere lo snowpark. Ultima cosa, perché ho deciso di registrare questa serie proprio adesso? Perché tra poco ci sono le Olimpiadi e con le Olimpiadi ci saranno un sacco di novità. Volete uno spoiler sulla prima? Lo snowpark del Mottolino verrà chiuso. Che sei sporco qua? È vero? No, sull'altra chiappa. No, raga, mi vergogno di brutto, così comunque è. Dai. No, non ci credo, mi sta suonando il telefono adesso. Nasca. Zio, hai appena interrotto un video incredibile. Non si... Aspetta. Ma qua sta registrando, Matte? Sì, spero. Vado? Sì, vai. Adesso immagina di essere seduto comodamente sulla tua seggiovia e vedi... Ma che sulla tua? Non è tua. E continui a mangiarti il tuo Gran Crispy McBacon ignaro. Bravo Ian, bravo. Così ci piace. Cazzo succede? Cazzo. E in tutto ciò ti parlerò anche della... Aspetta che... Ah no, ma zio, ma non era in rec? Sì, bravo.